Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con il quarto episodio di Pokémon Rosso. La volta scorsa abbiamo battuto la palestra di Brock, abbiamo quindi ottenuto la nostra prima medaglia e ci stavamo portando verso il Monte Luna. Questo pezzettino l'abbiamo già visto la volta scorsa, avevamo iniziato a battere un po' di allenatori, li ho battuti tutti, non erano tantissimi, erano anche molto facili, avevamo Pokémon parecchio forti. E oggi attraversiamo questo monte per arrivare alla palestra di Misty, che affronteremo verosimilmente nei prossimi episodi. In questi prati non c'è niente di particolare, ho allenato un pochettino Butterfree e Pikachu per portarli tutti a livello 16, ma sostanzialmente c'è solo Pidgey, Spearow e Jigglypuff, ok? Che tra l'altro è un Pokémon veramente cattivissimo perché era più veloce di alcuni dei miei Pokémon e con un canto non so quanto duravano le sfide, insomma. Vi ricordo di lasciare like, di seguirmi. Adesso io sto registrando dei video in successione, quindi non ho visto se ci sono commenti nelle volte precedenti, ma vi chiedo di lasciare un commento perché è la cosa più importante, ok? Per creare una community c'è bisogno che qualcuno parli, quindi sostanzialmente lasciate commenti, suggerimenti. È un format diverso da quello di Seafight, quindi è importante per me avere dei feedback. Magari so che anche riascoltandomi mentre guardo se il video è venuto bene, sento che si potrebbe migliorare la comunicazione, questo sì, ci sto lavorando, lo farò, insomma fate conto che sono 25 anni che parlo, cioè gioco senza parlare, quindi mi trovo un po' in una situazione nuova a raccontarvi mentre gioco, ok? A sapere che c'è qualcuno che guarda e che ascolta mentre gioco. E pian pianino migliorerò, insomma. Ok, siamo arrivati al centro Pokémon. Qui ho già fatto tappa per curare i Pokémon, ma non ho parlato con nessuno perché volevo farlo insieme a voi. Quindi adesso curiamo i nostri cari Pokémon. Grazie infermiera Joy. E parliamo con un po' tutti i tizi qua del... Se hai troppe Pokémon riponi nel PC. Ok, noi in effetti ne abbiamo qualcuno nel PC. Ho 6 Pokéball nella cintura. Puoi portare 6 Pokémon, ok. Team Rocket attacca i cittadini di Celestopoli. Team Rocket è sempre in prima pagina. Va bene, peccato. Lo incontreremo oggi. Ehi là, ciao, avrei un'offerta esclusiva per te. Ti do un Magikarp bello grasso per soli 500. Perché no, direi, ma dai, sì, lo prendiamo, sì. Vuoi dare un soprannome a Magikarp? No. Viene inviato al PC. Vediamo a che livello ci ha dato questo Magikarp. Ah, non posso neanche... vabbè. Depositiamo un attimo Nidorino. Ok, livello 5, vabbè. Allora, Magikarp non ha mosse, quindi per allenarlo fino a livello 20, quando si evolve e impara qualcosa, lo faremo sicuramente, perché Gyarados comunque è un Pokémon molto forte, molto interessante, ma non lo facciamo oggi. Oggi ci fiondiamo direttamente nella grotta, che è molto lunga e complicata. Io mi ricordo quando l'ho giocata da bambino, le ore che mi sono perso lì dentro perché è un labirinto. In realtà non dovrebbe essere così complicato, almeno l'ho rigiocata in tante versioni, non è così terribile come sembra e speriamo di non perderci, se no questo episodio durerà qualche ora, insomma, pazienza. Mettiamo come primo Pokémon Butterfree perché salendo di livello ha imparato Confusione, ha imparato un sacco di mosse, a dire la verità, perché ha imparato Confusione, Veleno Polvere, Paralizzante ed è particolarmente efficace sia contro Geodude sia contro Zubat, e questa grotta dovrebbe essere piena di Zubat. Esatto, vedete, è piena di Zubat. Confusione di Butterfree one shot praticamente questi Pokémon qua.
Adesso noi skippiamo tutte le lotte, andiamo a fare un giro e cerchiamo di raccogliere tutto quello che troviamo e battiamo anche gli allenatori. Ok, adesso gli allenatori, siccome è molto lunga questa zona qui, gli allenatori li farò dei tagli in modo che sì, vediamo che c'è la sfida, ma non taglierò tutto, insomma. Quindi adesso taglio e ci vediamo quando è finita la sfida. Ok, ci siamo. Allenatore battuto, Pokémon praticamente dappertutto. Sarà lunga se ogni 2 passi troviamo un Pokémon, però comprare i rivitalizzanti costava un po' troppo, quindi pazienza. Battiamo anche questa allenatrice. Ok, allora questa allenatrice aveva un bellissimo Clefairy, parecchio forte, è stata un po' lunghetta la sfida, perché anche confusione non faceva chissà quanto danno. E Butterfree è salito a livello 17 e ha imparato Sonnifero, che ci farà veramente veramente comodo. Allora io direi di esplorare un pochettino qua, vediamo se c'è qualcosa, ci teniamo un pochettino più in mezzo magari, certo che sì, non penso che potrò mettermi a tagliare il video a ogni Pokémon, quindi vediamo quanto viene lungo questo episodio. Allora, qua c'è un allenatore, vediamo di... qua c'è un altro allenatore. Lo battiamo. Togliamo anche una sigaretta qua. Pozione. Ci faranno comodo. In realtà non è tanto la vita, perché vedo che gli allenatori li sto battendo abbastanza facilmente. Quanto le mosse, mi sa che dovremo fare una caramella rara. Questa sarà veramente comoda e le teniamo tutte per quando avremo i Pokémon a livello 95, insomma, via di là. Passa per questa grotta e sarai a Celestopoli. Grazie. C'è una sfera anche qua, andiamo a prenderla. Fune di fuga. Questo è comodissimo per tornare direttamente all'ultimo centro Pokémon, quindi quello qua fuori dalla porta sostanzialmente. Però se ci infoniamo troppo in qualche zona fa comodo. Qua ci sono veramente troppi Pokémon, forse un repellente devo anche comprarlo. Pazienza. Qui c'è un altro allenatore. Ok, se non sbaglio qua a sinistra è la strada giusta, ma qui c'erano delle scalette. Direi che in ottica proprio di esplorazione andiamo a vederle un po' tutte, non c'è niente da questa parte qua se non sbaglio, che se ricordo bene dobbiamo fare il giro a sinistra, però metti che ci sia qualche allenatore, qualche sferetta, ecco vedete ci sono delle stanzette in giro. Tra l'altro se riuscissimo a trovare un Clefairy non mi dispiacerebbe. È un Pokémon che apprezzo. Vabbè, Geodude no, anche no, a dire la verità. Anche perché abbiamo Nidoking a breve, quindi dai. Okay. Oh, il primo Team Rocket. Ok, le sfide col Team Rocket magari le tengo. Vediamo cosa... Ah, che carino. Proprio che bellissimo, bravo. Ecco, Sensryu mi piace veramente un sacco, bellissimo da vedere come posizione, come tutto, bello, l'hanno disegnato proprio bene, rispetto a tanti altri che magari non hanno fatto così bene, diciamo. Ecco, qua inizia Turbo Sabbia, allora noi facciamo azione perché si è rotto un po' le scatole. Niente, qua non ce la faremo mai, tocca cambiare Pokémon. Allora, ieri mentre allenavo i Pokémon c'è stato un Pidgey che mi ha fatto un po' di Turbo Sabbia, ok? È stata una cosa devastante perché praticamente mi ha tirato giù Nidorino, mi pare, e era un Pidgey a livello 6, una roba assurda. Perché col Turbo Sabbia praticamente riduce la precisione, ma me l'ha buttata a zero, io non so come sia possibile, deve esserci qualcosa che non va. Ok, ratata.
No dai, Rattata contro Rattata. Tra l'altro anche Rattata, se non sbaglio, a livello 20 si evolve, quindi potremmo anche sfruttarlo un po' di più e cercare di portarlo all'evoluzione. Visto che ci sono tanti allenatori in questa grotta, avremo tanta esperienza. Anche Zubat, no, non c'è problema. Ecco, se imparasse anche qualcosa di un po' più utile. Sanguisuga. Adesso voi non avete visto le sfide precedenti, ma Butterfree è veramente forte, con confusione confonde abbastanza spesso, in più sonnifero all'occasione, è veramente un cancro di Pokémon. Ok, andiamo qua, vediamo se c'è una sferetta classica. Ok, qua mi pare che non ci sia altro, benissimo, andiamo. Allora, magari cambiamo Pokémon e mettiamo Rattata davanti. Ci teniamo Nidorino e Charmeleon per il Team Rocket, quelli un pochettino più forte, diciamo, dai, quando saremo verso la fine di Monteluna, in modo da avere due Pokémon forti, se no ci tocca fare avanti e indietro dal centro Pokémon e non avevo proprio voglia di farmi tutta la strada avanti e indietro. Anche se forse una tappa al centro Pokémon non ci farebbe male, più che altro per recuperare le mosse. Perché anche lì Butterfree ha quasi finito confusione e non possiamo andare a sfidare gli allenatori con azione, giusto? Troppi Pokémon. Paras, bellissimo. Bellissimo Paras. Magari adesso sfido questi qua, poi facciamo il Monte Luna e poi torno indietro a catturare i Pokémon. Allora, prima di andare, qua faccio un altro piccolo taglio, passo al centro Pokémon e curo i Pokémon. Ok, queste sono le scalette qui eravamo un secondo fa, per voi non è passato proprio niente di tempo, io sono andato al centro Pokémon, ho curato i Pokémon, ora proseguiamo qua a sinistra e c'è un'altra scaletta e noi le prendiamo tutte queste scale, esploriamo per bene, scaletta anche qua, altro Team Rocket, andiamo subito a sfidarlo, vediamo che Pokémon ha. Zubat, perfetto. Magari invece di fare attacco rapido vediamo Iperzanna, se sarebbe bello ucciderli in un colpo solo. Perfetto. Ekans, ok, no. Iperzanna. Perfetto. Se non sbaglio, parlando con queste rocce, alcune avevano... esatto, trova etere, vedete? Devo ricordarmi di parlare un po' con le rocce anche. Qui abbiamo trovato MT-01. Cos'è? Non me lo dice? Megapugno. No, no. E quella che avevamo trovato prima era la MT-34 forse? No, pazienza, è quella di Brock. La MT-12 invece. Pistolacqua. Pistolacqua è comodo perché non abbiamo ancora un Pokémon d'acqua. Vabbè che qualunque Pokémon d'acqua che prenderemo avrà Pistolacqua, a parte il Magikarp che abbiamo di là. Proseguiamo. Qua c'è un altro allenatore, questo lo taglio. Proseguiamo. Qui c'è una stanza immensa ma non c'è niente di particolare. Un altro allenatore. Questo è bello cicciotto, vediamo chi è. Oh, un avventuriero. E questo c'ha i Pokémon. Allora, per questo Rattata direi che non è assolutamente utile. Mi sa che l'unico Pokémon che usa mosse speciali è Butterfree mio. E quindi Butterfree. Tra l'altro mi sa che nell'episodio scorso ho detto una cosa non giusta, dicendo che non ci sono differenze tra attacco speciale e attacco fisico. No, in verità c'è anche in questa versione qua.
Il mio dubbio era sul fatto che Raffica non fosse super efficace, non fosse una mossa volante, insomma, e che col rafforzatore diminuisse l'attacco, però in effetti funzionano le mosse speciali perché Confusione è considerata una mossa speciale e come vedete è molto molto efficace contro i Pokémon a roccia. Ok, abbiamo uno di vita dai con azione, andiamo al risparmio di mosse. 231 punti, mamma mia come sale veloce, bene. Sono veramente contento di questo Butterfree. Ci serviva un Pokémon così. Ok, qua c'è un'altra sferetta. Una pietra lunare. Ci servirà tantissimo perché immagino tutti lo sapranno, comunque Nidorino si evolve con la pietra lunare in Nidoking. Adesso aspetteremo il momento giusto per evolverlo, ma ci serviva proprio quella pietra. Zubat. Sarebbe bello un Clefairy, dai, un Clefairy così a caso potrebbe anche venire fuori. Anche Zubat è un Pokémon che io in tantissimi giochi Pokémon ho catturato, lo apprezzo tantissimo perché è molto veloce ed è anche molto forte, però ricordiamoci che in questa versione non c'è Crobat e quindi Golbat è un pochino sacrificato. Allora, ecco qua un bel Clefairy al 12, io direi che lo catturiamo. Clefairy, chi è che non vuole un Clefairy? Se non muore, speriamo che ok. Clefairy direi proprio di sì. Pokéball ne abbiamo. Tra l'altro a far bene dovrei anche tornare indietro a catturare Weedle che non abbiamo preso, tutti gli altri li abbiamo quasi. Però, vabbè dai, non è il nostro obiettivo principale catturarli tutti. Vuoi dare supernome? No. Vediamo se qua c'è un'altra sferetta. No, fatto passi per niente, mannaggia. Anche Geodude sarebbe da catturare, veniamo con più calma a catturare tutti. Ma ecco, Geodude ad esempio non è un Pokémon che apprezzo particolarmente, a parte che ci servirebbe lo scambio per evolverlo in Golem, che se non sbaglio si può fare anche con l'emulatore così, però dovrei fare un'altra schedina, devo studiarci un po', ma comunque Golem non è il Pokémon che apprezzo più di tutti, va bene così. Questo ha Raticate a livello 16, com'è possibile che si evolve a livello 20? Vabbè. Qua iniziano ad essere un pochino più impegnativi. Abbiamo battuto quel Rocket, magari diamo una pozione a Rattata. Diamo una pozioncina. Dov'è? Pozione era la prima. Ce ne abbiamo. Diamogliene un'altra. Ah sì, dai. Oh. Proseguiamo. Da bambino mi ero perso in tutte queste scalette, io non so, non è particolarmente difficile, eppure tra questa grotta qui e il tunnel, il prossimo tunnel che incontreremo più avanti, quello buio che si usa flash, le ore che mi ero perso, e invece è proprio lineare, ci sono due scalette in croce, boh, basta seguire la strada. Stavo per dire, oh, guarda che fortuna, niente Pokémon. Oh, ok. E avanti con i Pokémon. Anche Paras. Paras è un Pokémon molto utile. Lo verremo a catturare con calma. Un altro Rocket. Non so se Rattata è proprio il più adatto in queste sfide, però. Forse potrei anche schierare Pikachu contro il Team Rocket che non ha particolari Pokémon di roccia, terra, diciamo. Contro Rattata, potrebbe andare anche bene Pikachu.
Adesso magari cambiamo Pokémon e lo mandiamo se... Purtroppo in queste grotte Pikachu è un pochino sacrificato perché non c'ha mosse, ha imparato attacco rapido mi pare, però insomma capiamoci, non è particolarmente utile ancora. Pikachu. Buono, shock. Molto bene. Proviamo a ma no dai, metti che dopo ci capita, lo cambiamo durante la sfida. Ok, qui c'è un allenatore e qui abbiamo i nostri fossili. Questi due fossili li ho trovati io, sono miei. Intanto uno è nostro, quindi questo povero cervellone che sembra avere un po' qualche problemino. Ok, Grimer, bello. Ok. Vai. Tentenna, non sapevo che facesse anche tentennare per Zan. Facile facile. Un bel Voltorb. No, direi che rattattava benissimo per Voltorb. Anche qua Iperzan. Troppo facile, guarda. E che non si è ancora evoluto, quando sarà Raticate è una bestia sta cosa. Koffing, contro Koffing io manderei Butterfree, che Koffing è un Pokémon di tipo veleno e anche piuttosto resistente, tra l'altro l'immagine è veramente molto molto bella, però con confusione penso che gli facciamo tanto tanto male. Praticamente gli abbiamo one shotato tutto. Ok. Beh, ok. E adesso dammi il fossile tesoro. Allora, quale prendiamo? L'X fossile. Sì? Dai, ci prendiamo questo, dai. Dopo lo potremo far rivivere più avanti. Se non sbaglio quando arriviamo al laboratorio sull'isola Cannella o qualcosa di simile. Adesso è già finito, siamo già fuori, che facile che è stato, me lo ricordavo più impegnativo. E però qua se io torno indietro dopo ho modo di tornare, fammi vedere. No, ricordo bene, non possiamo tornare indietro. E... Pazienza, direi che Geodude e Paras li prendiamo la prossima volta. Poi intanto prendiamo la sferetta. Non ammetti. Ci battiamo anche questa allenatrice qua se possiamo. No, non possiamo. E pazienza, dai. Nella grotta ci torneremo quando avremo taglio e potremo tornare indietro. Vedo con piacere, con dispiacere che in questi prati non è cambiato assolutamente niente, ci sono Spirov. Ok. Andiamo al centro Pokémon, Rattata, non sono neanche particolarmente forti. Va bene. Andiamo a curare i Pokémon qua al centro Pokémon. Tra l'altro, nonostante abbiamo una squadra non particolarmente brillante per la storia, però abbiamo fatto tutto Monteluna senza scomodare né Charmeleon né Nidorino, che sono i nostri due punti fondamentali della squadra. Parliamo anche con questi personaggi. Tra l'altro, tutti i centri Pokémon c'è quello seduto qua. Bill ha moltissimi Pokémon e alcuni sono rarissimi. Ok. Hai sentito parlare di Bill? Tutti lo chiamano Pokéfanatico. Ma credo che la gente sia solo gelosa di lui.
Chi non si vanta dei suoi Pokémon, giusto? Quel Bill farebbe di tutto pur di avere Pokémon rari. Ok, quindi Bill è il prossimo obiettivo, la casetta di Bill che sta a nord di Celestopoli. La andremo a vedere la prossima volta. E per questa puntata è tutto. Vi ricordo di iscrivervi, di lasciare un like e soprattutto, come vi ho detto, di commentare, perché è importante commentare e creare una community, ok? Vi do appuntamento al prossimo episodio e ciao a tutti e a presto!